Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di dattero. Seguite il video perché secondo me sarete contenti di averlo fatto, perché il risultato è davvero sorprendente e il processo è davvero molto semplice. Il dattero è un frutto tipicamente invernale, quindi quando arriverà nelle nostre tavole e ne potremo gustare la polpa ed estrarne i semi dall'interno, non sarà sicuramente il periodo più propizio per poter mettere all'interno del terreno il seme, a meno che non si abbia a disposizione una serra, una mini serra o comunque un luogo riparato all'interno di casa con una buona esposizione alla luce. Nell'ipotesi che voi non abbiate queste condizioni, io vi consiglio di mettere il seme da parte in un luogo asciutto e buio ed aspettare la primavera, perché sarà quello il momento migliore nel quale metterlo a dimora. Se invece avete la possibilità di metterlo subito nel terreno e casomai tenerlo in casa, mi raccomando, se lo mettete vicino a una finestra, che sia lontano dai termosifoni, perché questi con il calore potrebbero cuocere la pianta e farla morire. Una volta che vi sarete procurati il frutto, sarà sufficiente estrarne dall'interno il seme e farlo è davvero molto semplice. O mangiate il frutto e una volta che l'avete mangiato utilizzate il seme, oppure semplicemente prendete un coltello e dividete a metà, così, guardate, niente di più. Una volta aperto, troverete all'interno il seme. Eccolo qua. Una volta aperto il frutto potreste trovarvi in una situazione, anziché con un seme completamente pulito, con un seme ricoperto da una patina, come in questo caso. Guardate la differenza. Questo è quello pulito e questo è quello con la patina. Se doveste trovarvi in questa situazione, io vi consiglio di pulire il seme, semplicemente o lavandolo o passandogli uno straccio tutto intorno. Se non lo farete e utilizzerete direttamente il seme così come l'avete trovato, rischierete che la patina tutto intorno marcisca, creando muffe, funghi e batteri, che sono dannosissimi per un'eventuale piantina che nascerà, portandola in alcuni casi addirittura alla morte. Una volta estratti dai frutti tutti i semi che ho intenzione di utilizzare, io per avere la certezza che non si creino muffe li ho comunque lavati ed asciugati, sono così pronti per essere seminati. Adesso procuratevi un contenitore come questo. Questo è un contenitore alimentare che si può chiudere in modo ermetico, guardate, se non lo avete andrà benissimo anche un contenitore come quello dei sottaceti o della marmellata, insomma che si possa aprire e chiudere nella parte superiore e che permetta appunto il passaggio della luce, perché deve essere in vetro trasparente. Poi procuratevi un tovagliolo di carta oppure un tovagliolino di stoffa. Io ho preferito quello di stoffa perché in questo caso si rischierebbe, dato che il processo di germinazione è parecchio lungo, che la carta si deteriori e si attacchi ai semi. Quindi apriamo il contenitore, prendiamo il tovagliolo e adagiamolo all'interno in questa maniera. Poi prendiamo i semi e andiamo a posizionarli all'interno. Ecco qua. Una volta posizionati, copriamo il tutto in questa maniera, prendiamo uno spruzzino e bagniamo abbondantemente. Ecco qua. Facciamo in modo che il tovagliolo sia ben zuppo di acqua. Ecco qua. Una volta che questo è stato bagnato, copriamo il tutto, chiudiamo. Una volta chiuso il coperchio, sarà sufficiente aspettare che i semi germoglino e per essere sicuri che questi stiano procedendo nel migliore dei modi, sarà sufficiente controllare che il livello del tovagliolino che c'è all'interno si alzi, perché appunto i semi, creando le radici e appunto il germoglietto, tenderanno a spingere verso l'alto, quindi a tirare su anche il lenzuolo. Se noi vediamo appunto che c'è questo dislivello che aumenta, allora vuol dire che sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Se però non volessimo aspettare e quindi volessimo controllare direttamente se tutto sta procedendo nel migliore dei modi, sarà anche possibile aprire il coperchio e semplicemente spostare i lembi del tovagliolino e controllare. Trascorso circa un mese potremo andare a riprendere il barattolo e verificare se all'interno qualcosa si è mosso, quindi sarà sufficiente aprirlo, prendere, stando molto attenti a non rovinare le eventuali radici che si sono formate, prendere il tovagliolino e andare ad aprirlo. Ecco qua. Ed ecco che possiamo notare che alcuni semi hanno già iniziato a sviluppare le radici. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come questo seme faccia nascere le radici al fine di poter poi sviluppare la pianta. A differenza di moltissimi semi che germogliano in genere o da un apice o dall'altro del seme, questo lo fa a metà. Guardate, è davvero molto particolare.
Una volta verificato l'apparato radicale, se come in questo caso non è idoneo a permettere di spostare il seme nel terreno, allora basterà richiudere tutto nel tovagliolino e rimetterlo nel contenitore e poi, casomai, circa 2 settimane dopo andare a riverificare se le radici si sono formate e allora a quel punto valutare se metterle o no nel terreno. Trascorse circa 3 settimane dallo spuntare della radice, se andiamo a riprendere il seme potremo notare che l'apparato radicale si è assolutamente sviluppato in maniera corretta, guardate. Direi che è assolutamente di tutto rispetto, è lungo più o meno 3 cm, guardate qua. Quindi non resterà altro che metterlo a dimora nel terreno. Preparare il terreno che vada ad ospitare il seme di dattero è davvero molto semplice, basterà procurarsi un pochettino di argilla espansa, dell'apillo vulcanico, della sabbia di fiume e della torba e fare una miscela con queste proporzioni, il 60% di torba ed il restante diviso in parti uguali tra gli altri 3 elementi. Se non trovaste il lapillo vulcanico allora dividete il 40% tra sabbia e argilla espansa. Prendete un vaso e riempitelo per i primi 2 cm di argilla espansa, questo eviterà che si formino dei ristagni d'acqua all'interno dello stesso. Dopodiché riempitelo con la miscela che avevate precedentemente preparato. Mettere a dimora il seme nel terreno è davvero molto semplice, procuratevi un cucchiaio e con questo fate un buco nel centro del vaso, in questa maniera, guardate. Una volta che l'avrete fatto, prendete il seme ed andatelo semplicemente ad interrare. Dovete avere 2 accortezze, che il seme rimanga orizzontale, quindi così, rispetto al piano del terreno, quindi deve essere appoggiato in questa maniera, e che la radice, questa qui, dato che va in basso, guardate, va giù, questa parte deve essere rivolta verso il basso, niente di più. Appoggiate il seme ed una volta che è messo nel terreno, mi raccomando, fate molto piano perché la radice in questa fase è davvero molto delicata, rischiereste di romperla e quindi compromettere tutta l'operazione perché la pianta morirebbe. Quindi una volta messo nel terreno, semplicemente coprire con uno strato leggerissimo di terra. Terminata la semina, non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto davvero molto abbondantemente. Una volta bagnato, prendere un sacchetto trasparente ed andare ad inserire all'interno il vaso. Così, niente di più. Inserito il vaso dentro, chiudere con un filo di ferro. Questa operazione permetterà di crearne all'interno un microclima, quindi con temperatura e umidità costante. Non resterà altro che aspettare che la piantina spunti, dopodiché si potrà togliere il sacchetto e iniziarla ad annaffiare ogni volta che il terreno si asciugherà. Trascorse circa 2 settimane, se andiamo a riprendere il vasetto per verificare a che punto sia il seme che abbiamo inserito nel terreno, questo è il risultato. Sta iniziando a spingere il germoglio per venire fuori dal terreno. Eccolo qui. Spero che si veda. È a forma di beccuccio, di collo di cigno per intenderci. Qui c'è la punta e qui c'è il punto in cui sta proprio spuntando. Trascorsi altri 20 giorni, se andremo a riprendere il vaso, potremo notare che il germoglio è spuntato. Eccolo qua, è alto più o meno 2 cm e, particolarità in questo caso, è nato tra la radice ed il seme. Guardate, spero che dal video si riesca a capire come è nato, è davvero molto carino. Eccolo qua. Con il trascorrere dei giorni, la pianta diventa sempre più grande. Eccola qui. Direi che si sta sviluppando in maniera assolutamente corretta e perfetta. Trascorsi all'incirca 3 mesi da quando il seme ha iniziato a germinare, questo è ciò che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 12 cm. Tra qualche mese, proprio da questo punto, inizieranno a nascere altre foglioline e man mano che le foglioline nasceranno, la pianta prenderà proprio il caratteristico aspetto di palma. Purtroppo questa è una pianta che cresce davvero molto lentamente e non a caso c'è un detto che dice: chi semina datteri non raccoglie datteri, proprio perché prima che la pianta inizi a fruttificare e a fare dei frutti buoni, grandi e soprattutto in grande quantità, potrebbero passare anche 40-50 anni. Però vi assicuro, questa è una pianta che merita avere in casa perché esteticamente è davvero molto bella. Questa è una pianta che ha bisogno di moltissima luce, però ricordatevi che almeno per il primo anno di vita non dovrà mai essere esposta ai raggi diretti del sole, perché se troppo forti, quindi soprattutto in estate, rischierebbero di bruciare e ustionare le foglioline, facendo addirittura morire la pianta. Per bagnarla lasciate sempre che il terreno tra un'annaffiatura e l'altra si asciughi, dopodiché bagnate normalmente. In queste immagini vi mostro come fiorisca la pianta, quindi
come appare il fiore e le varie fasi che questo dovrà passare al fine di diventare un frutto. Vi mostro inoltre come appaia una pianta adulta e dove questa fruttifichi. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata. Sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno di tutti i video che ci sono lo troverete. E altro favore che vi chiedo, se ce la fate condividete i video nei social, perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Quindi ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.